Immagina di avere di fronte tua madre, la donna che ti ha dato la vita, che ti ha coccolato da piccolo, che ti ha curato le prime sbucciature alle ginocchia, che ti ha rimboccato le coperte e raccontato le favole della buonanotte, che ti ha asciugato le lacrime e ti ha visto crescere. E ora sei qui, con una spada in mano, pronto a trapassare il suo petto. È il dramma di Oreste che ti sto raccontando, il dramma di chi è costretto dal dovere a compiere un'azione contro la natura e contro gli dèi. Prima di iniziare desidero ringraziare i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto: Giacomo, Andrea, Dalila e Chiara Atena. Grazie anche a Gaetano, Daniele, Vanessa, Paola, Jimbo, Andrea, Len, Gioele e Alessia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 194, La vendetta di Oreste, seconda parte. Il figlio maledetto. Oreste ha trafitto il ventre di Egisto, che è caduto a terra senza dire una parola, senza fiatare un solo gemito. Forse, in un ultimo anelito di vita, Egisto si è reso conto di quello che stava accadendo. Forse, rovinando a terra, l'assassino di Agamennone ha capito di essere stato inviato nell'Ade dalla lama vendicatrice del figlio più giovane del vincitore di Troia. Agamennone è stato molto amato da Zeus, si può addirittura affermare che sia stato il suo prediletto tra gli Achei. È stata dunque la volontà di Zeus ad inviare Apollo a Delfi per profetizzare ad Oreste il suo compito. Vendicare la morte del padre è un'azione che non può essere demandata ad altri. Il figlio ha il dovere di uccidere gli assassini del padre. Oreste è proprio qui, ad Argo, inviato dagli dèi a compiere il proprio destino di vendicatore. Clitennestra lo ha riconosciuto ora. Lo sguardo omicida della regina si muta in quello supplice della madre. Ella si rende conto di ciò che sta per accadere e forse per la prima volta riesce a vedere come dall'alto, per così dire, la sua tragedia. Lei dalla nascita è stata condannata a tradire e a far soffrire gli uomini che si uniscono a lei. Il suo primo marito, Tantalo, è stato ucciso, così come Agamennone, e ora Egisto. La bellissima e pura Ifigenia è stata sacrificata ad Artemide da suo marito, e ora ella cadrà per mano di Oreste, suo figlio. Le è improvvisamente chiaro il significato dell'orribile incubo che proprio la notte precedente l'ha fatta svegliare urlando di ribrezzo. Ella partoriva un serpente che, risalendo lungo il suo corpo, la mordeva al petto. Non comprendendo il significato di quest'incubo, ma temendo che potesse riguardare la sua azione uxoricida, Clitennestra ha inviato delle ancelle guidate da Elettra alla tomba di Agamennone per effettuare delle libagioni in memoria del grande re. È stata dunque lei stessa a far sì che accadesse l'incontro di Elettra con Oreste sulla tomba di Agamennone. E ora Oreste è qui, con una spada affilata in mano, pronto ad ucciderla.
L'intenzione del giovane vacilla nell'udire la voce della madre. L'amico Pilade gli ricorda quale terribile fermezza egli debba mantenere nel suo agire. Perché titubi? Hai udito tu, con le tue orecchie, l'oracolo di Apollo attraverso la voce della Pizia. Che sarà in futuro della parola degli dèi e dei giuramenti che gli uomini stringono con loro? Fatti nemici pure tutti gli uomini, ma non disgustare gli dèi. E Clitennestra: figlio, lo sento, tu ucciderai tua madre. Oreste: tu, non io, ucciderai te stessa. E Clitennestra: attento, guardati dalle cagne furiose della madre. E Oreste: come fuggirò alla vendetta di mio padre se non vado fino in fondo? Il destino di mio padre decreta per te la stessa morte. Uccidesti chi non dovevi e perciò subisci ciò che non dovresti. Oreste uccide sua madre, mostruoso ed orribile delitto. Come la lama affonda nel petto di Clitennestra, un ululato lamentoso riempie l'aria. Sono le cagne evocate da Clitennestra, sono le Erinni. Le Erinni sono divinità della vendetta, che come compito fondamentale hanno proprio il vendicare la morte violenta di una madre. Queste divinità, Aletto, Megera e Tisifone, sono inarrestabili, invisibili a tutti, se non per l'assassino che ha compiuto l'inumano gesto di uccidere un proprio genitore. Lo perseguiteranno per tutta la vita. Subito Oreste ode quei lamenti, quelle voci che lo incolpano del delitto più atroce. Egli cerca di trafiggere le tre donne che con sguardo torvo e serpenti nei capelli gli tirano le vesti, gli urlano nelle orecchie, lo pungolano con il rimorso, ma niente. Questi esseri impalpabili ridono dei suoi tentativi di scacciarle. Presto il giovane perde il sonno e cade in un malinconico deliquia. Elettra passa notte e giorno al suo capezzale a confortarlo nel delirio. Ella così parla del fratello sofferente. Sono ormai trascorsi 6 giorni da quando ha scannato nostra madre e il suo cadavere è stato purificato dalla vampa del fuoco. E sono 6 giorni che non tocca cibo e non si lava. Nascosto sotto le coperte, quando ha un po' di tregua dal morbo, ritorna in sé e piange. A volte invece balza via, di corsa, dal letto, come un puledro che fugge dal giogo. In uno dei rari momenti di lucidità, Oreste risolve di prendere in mano le briglie e di recarsi a Delfi per chiedere aiuto al dio che lo ha messo in questo angolo. L'ordine di Apollo lo ha infatti condannato ad essere maledetto, sia che egli lo avesse seguito oppure no. Prima di lasciare la città, ordina che a Menelao, se e quando tornerà, la sua storia sia raccontata nel modo corretto, che alla sua triste vicenda sia resa giustizia. Egli è certo che, randagio sulla terra, il suo ricordo verrà oberato dal peso delle sue azioni. Parte mentre il delirio comincia a riprendere possesso di lui. Egli vede le sue mani che di nuovo e ancora grondano sangue. Lascia le briglie in mano a Pilade e si accascia sfinito sul carro. Apollo, che ha a cuore il destino del giovane, gli indica un'unica via di scampo da questa situazione: sottoporsi al giudizio di un tribunale sull'Areopago di Atene. A questo punto non ti stupire che la soluzione possa apparire così semplice. Fino alla vicenda di Oreste non esisteva nulla di paragonabile ad un tribunale. Il primo processo umano in tribunale in assoluto è proprio questo. Noi siamo spettatori del primo dibattito. È la testimonianza, pur se drammatizzata in una tragedia, del passaggio da un'antica forma di giustizia ad una più nuova ed equilibrata, basata sul confronto dei diversi punti di vista. L'Areopago si chiama così perché è stato il luogo di un giudizio divino che riguardava proprio Ares.
Il nome significa colle, borgo di Ares, e deriva proprio dal dibattito che si tenne in quel luogo attorno all'uccisione di un certo Allirozio per mano del dio della guerra. Questo Allirozio, figlio di Poseidone, si era macchiato di stupro nei confronti di Alcippe, figlia di Ares. Il dio della guerra ha vendicato l'abuso uccidendolo. Poseidone convoca un giudizio proprio su quella collina. Ares viene giudicato non colpevole, in quanto l'azione di Allirozio andava certamente punita. Torniamo a noi, Oreste e il suo processo. A questo primo tribunale umano presiderà la divinità nata dalla testa di Zeus, Atena. Oreste, giunto ad Atene, prega infatti proprio la dea dagli occhi azzurri di allestire questo processo e non chiede nient'altro se non che sia un dibattimento giusto. Atena lo accontenta e stabilisce che un tribunale composto da cittadini ateniesi giudicherà il suo caso. Io qui fondo un tribunale, incorruttibile al denaro, venerando, inflessibile, presidio della terra, vigile a difesa di chi dorme. A difendere Oreste si fa avanti Apollo in persona, che sostiene come la uccisione di Clitennestra sia stata giustificata in quanto ella ha proditoriamente ucciso Agamennone, padre di Oreste. Il figlio non ha potuto che seguire le sacre leggi, da tutti condivise, di una giusta vendetta. Le Erinni prendono forma umana e si manifestano alla folla impaurita, insultano Oreste, ricordandogli il suo innaturale gesto. Il sangue della madre versato grida vendetta. Non c'è espiazione per un simile crimine. Apollo torna alla difesa, asserendo la superiorità del peso della figura paterna rispetto a quella materna. Non fu sua madre quella che lo generò, solo la nutrice del seme, il campo che accoglie il seme. Chi genera è il padre. E poi, rivolgendosi alle Erinni: voi siete creature abbiette, figlie dell'oscurità, non avete diritto di giudicare il fato degli uomini. Io stesso ho comandato ad Oreste di colpire, io stesso assumo la responsabilità del suo atto. E le divinità: se voi uomini schernite i nostri poteri, scateneremo sulla terra una tempesta di vendette. L'Areopago si esprime, ma il verdetto è di perfetta parità. Atena allora interviene e con il suo voto fa assolvere Oreste. Come ben sai, Atena è votata all'essere umano maschile, in quanto non nata da donna. Aggiungo il mio voto in favore di Oreste, perché non c'è madre che mi abbia generato, e prediligo di tutto cuore ciò che è virile, fuorché il vincolo del matrimonio. Appartengo totalmente al padre. Non privilegerò la morte di una donna che assassinò il suo uomo, custode della casa. Le Erinni insorgono, accusando tutte le nuove divinità di farsi beffe delle antiche leggi. Atena con pazienza e rispetto le calma, portandole ad accettare il verdetto e a trasformarsi da Erinni in Eumenidi, le benevole, a protezione della casa. Le voci e i pungoli nell'anima abbandonano Oreste, che finalmente può sentirsi libero. Secondo Euripide, invece, Oreste continua a penare a causa delle Erinni. Apollo gli comunica che per guarire definitivamente deve andare a recuperare, una statua di Artemide in una zona remota del Chesorneso, la Tauride, e portarla in Atene. Oreste si mette subito in viaggio con l'amato Pilade per quella terra in cui si dice che avvengano terribili omicidi sacrificali. Non si aspetta per nulla quello che incredibilmente avverrà laggiù. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale.
E se vuoi essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, iscriviti, così sarai sempre avvisato ad una nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E se ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte alle tue domande. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Google, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.